Ciao a tutti, nel video di oggi vorrei consigliarvi questo bel film documentario intitolato Il mago del cinema, l'incredibile storia di Mr. Corman, regista low budget. Regista di culto, produttore, grande scopritore di talenti, icona della filosofia del low budget, passato alla storia come colui che riuscì a fare 100 film a Hollywood senza perdere un dollaro. Roger Corman, artista indipendente al di fuori degli schemi, incarna l'ideale di un'arte autarchica e democratica in grado di coniugare originalità e popolarità. In un viaggio di 50 minuti, attraverso le parole del regista, le immagini delle sue opere più famose e testimonianze incrociate, si compone il ritratto di un artista unico al mondo, capace di scoprire un giovanissimo Jack Nicholson, di cui si scorge lo sguardo fulminante già nella piccola bottega degli orrori, ma anche talenti come Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Jonathan Demme, Ron Howard, James Cameron e Joe Dante. Questo è il contenuto che troverete all'interno di questo bel documentario. Questo è un film che vorrei consigliarvi intitolato I maghi del terrore. In questa storia di stregoneria caratterizzata da eventi soprannaturali e suspense, le ruote del terrore girano anche grazie a tocchi di humor, ispirato a un racconto del genere gothic horror di Edgar Allan Poe, con la partecipazione delle leggende dei film dell'orrore Vincent Price, Peter Lorre e Boris Karloff insieme a un Jack Nicholson ai suoi esordi. Questo classico di Roger Corman ci presenta due maghi che duellano a colpi di incantesimi per ottenere la magica supremazia che ci stregherà. Ma ora andiamo a leggere la storia di Roger Corman, lo faremo attraverso le pagine di questo bel libro che già vi mostrai nel mio precedente video dedicato ad Alfred Hitchcock, questo bel volumone che racchiude i più importanti registi della storia del cinema. Naturalmente abbiamo anche una sezione dedicata a Roger Corman. Eccola qui. Re dei B-movie, regista indipendente, agile autore di vivaci film d'azione, film violenti e di fantascienza, adattamenti letterari, scenografie e oggetti in cartapesta. Roger Corman, il primo autentico autore indipendente americano, aveva la capacità unica di ottenere il massimo con pochi mezzi. Il suo pragmatismo, era un ingegnere amante della letteratura, conferiva al suo lavoro un'immediatezza che trascendeva lo stupido infantilismo delle storie che i dirigenti dell'American Releasing Corporation, poi divenuta American International Pictures, gli imponevano. I suoi primi film di fantascienza, soprattutto Il mostro del pianeta perduto, Il conquistatore del mondo e L'assalto dei granchi giganti, sono vivaci ed essenziali gioielli pulp caratterizzati da un sottile terrore. Sono altresì molto lontani dai film di insetti giganti prodotti all'epoca, a dimostrazione ulteriore del genio di Corman e della sua abilità nel combinare efficienza e astuzia. In questo senso, il prodigioso La piccola bottega degli orrori del 1960, prodotto praticamente senza fondi, rimane la sua opera chiave. Roger Corman merita di essere considerato una stella, nessun altro regista indipendente dopo di lui è stato così perspicace e così deciso a lavorare fuori dal dissoluto sistema di Hollywood. Buona la prima. Corman affermò di essere in grado di girare un film sull'impero romano con 2 comparse e un cespuglio. L'abilità nel riutilizzare scenografie, attori, trame e riprese di film sconosciuti divenne la sua straordinaria caratteristica distintiva. Creò lo stile trash a base di corse in auto e pupe maggiorate che, nel bene e nel male, è arrivato fino ai giorni nostri. Corman è stato inoltre un grande scopritore e promotore di giovani talenti. Fra i suoi discepoli spiccano i premi Oscar Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Jonathan Demme e Jack Nicholson. Bene, questa era in breve la storia di Roger Corman, vi consiglio di andare perciò a recuperare questo DVD, molto carino, un documentario sulla storia di questo straordinario regista low budget che lavorò con grandi nomi quali Vincent Price, lo stesso Jack Nicholson e molti altri. Perciò con questo vi saluto, vi rimando ai miei prossimi video, grazie a tutti, alla prossima, ciao a tutti, lunga vita e prosperità.